Salve a tutti, oggi affronteremo un argomento che sta preoccupando un po' tutti, ovvero l'infezione da West Nile virus. Esso è un virus a RNA appartenente alla famiglia Flaviviridae e al genere Flavivirus. Questo virus è a singolo filamento di RNA a polarità positiva. Originariamente identificato in Uganda nel 1937, il virus si è successivamente diffuso in tutto il mondo, diventando una preoccupazione significativa per la salute pubblica a causa della sua capacità di causare gravi malattie neurologiche negli esseri umani e negli animali. Il ciclo vitale coinvolge principalmente uccelli e zanzare del genere Culex. Le zanzare si infettano pungendo uccelli portatori del virus. Il virus si replica nella zanzara e, dopo circa 10-14 giorni, può essere trasmesso a nuovi ospiti, tra cui altri uccelli, esseri umani e cavalli, attraverso la puntura. Gli esseri umani e i cavalli sono ospiti terminali, poiché non trasmettono ulteriormente il virus. Il ciclo si mantiene principalmente tra zanzare e uccelli, con gli esseri umani e i cavalli come ospiti incidentali. Esso si trasmette principalmente tramite la puntura di zanzare infette. Altre vie meno comuni includono trasfusioni di sangue, trapianti di organi, trasmissione dalla madre al feto e esposizioni accidentali in laboratorio. La trasmissione diretta tra esseri umani non avviene. La maggior parte delle infezioni è asintomatica. Nei casi sintomatici, i sintomi lievi includono linfoadenopatia, febbre, mal di testa, artralgie, eruzioni cutanee e iperemia congiuntivale. Circa l'1,5% sviluppa forme gravi, come encefalite o meningite, con sintomi neurologici quali confusione, debolezza muscolare e, nei casi più severi, paralisi, convulsioni o coma. Le forme gravi colpiscono soprattutto anziani e immunocompromessi. La diagnosi si basa sull'anamnesi clinica, test sierologici per rilevare anticorpi IgM specifici e, in alcuni casi, PCR per identificare l'RNA virale. Nei casi di sospetta malattia neuroinvasiva, l'analisi del liquido cerebrospinale può confermare l'infezione. È essenziale escludere altre cause di sintomi simili, come altre infezioni virali. La prevenzione dell'infezione si basa sul controllo delle zanzare, la protezione personale, come l'uso di repellenti e abiti protettivi, l'installazione di zanzariere e la sorveglianza epidemiologica. Non esiste un vaccino per l'uomo, quindi queste misure sono essenziali per ridurre il rischio di infezione. Il trattamento è principalmente sintomatico. Nei casi lievi si utilizzano riposo, idratazione e analgesici. Nei casi gravi, con coinvolgimento neurologico, è necessario il ricovero ospedaliero per fornire supporto respiratorio e gestire le complicanze. Non esistono antivirali specifici o vaccini per il virus, quindi la terapia è centrata sulla gestione dei sintomi. I reperti oculari nell'infezione da West Nile virus includono principalmente lesioni corioretiniche multifocali, 85,7%, emorragie retiniche, 50%, più comuni nei diabetici, cellule nel vitreo, 14%, vasculite con guaina perivascolare, 28,6%, ed edema del disco ottico, 28,6%. Sono stati osservati anche restringimento dei vasi retinici, atrofia ottica e occlusione vascolare. La retinopatia diabetica era presente nel 70% degli occhi affetti. Lesioni del fondo oculare sono state riscontrate in tutte le aree medio-periferiche e periferiche. La terapia oculare per l'infezione include l'uso di midriatici per alleviare il dolore e prevenire sinechie, steroidi topici per ridurre l'infiammazione nella uveite anteriore, steroidi locali per trattare infiammazioni, le uveiti posteriori e le complicanze retiniche, e anti-VEGF per gestire l'edema maculare e la neovascolarizzazione retinica. Come ci si può immaginare, la diagnosi differenziale è molto articolata, pertanto in caso di sintomatologia è importante rivolgersi al proprio specialista. E con questo ci salutiamo e vi invitiamo al nostro prossimo video.